Dateci più Como Inter 3-4 e molti meno Napoli Milan 1-0. Ve lo chiedo per favore, signori. E sì, sono ancora arrabbiato per quella partita. A giorni di distanza sono ancora molto arrabbiato per una prestazione indegna. Soprattutto perché poi oggi, quando ci continuano a dire serve lo spettacolo, il divertimento anche per chi ci segue dall'estero, ecco, mi tocca sentire i soliti protettori mediatici dei Conte e Allegri che vengono qui a prendere in giro Cesc Fabregas perché ha provato qualcosa di nuovo e ha perso e che cercano di ridimensionare qualcosa di straordinario che sta facendo quest'Inter di Christian Chivu, che con questa partita ha raggiunto 75 gol in campionato, come sono 75 anche i punti, e sono ben 9 in più del Napoli del grande Antonio Conte, ben 12 in più dell'enorme Milan di Massimiliano Allegri che non ha nemmeno le coppe, vorrei ricordarlo. Allora no, non ci provate a ridimensionare, non ci provate a prendere in giro il Como che sta cercando di portare qualcosa di nuovo in questo calcio italiano e non ci provate a prendere in giro l'Inter che sappiamo bene che a livello mediatico non è molto protetta, ecco, a differenza di molti altri. Lo vediamo anche nel come vengono analizzati degli episodi arbitrali come in questo Como Inter 3-4 dove in questo episodio di oggi delle nostre 5 cose che potresti non aver visto analizziamo degli spunti, delle immagini curiose che potrebbero esservi sfuggite e soprattutto l'ennesimo errore arbitrale ai danni dell'Inter che è veramente clamoroso. E allora ben ritrovati amici interisti in questo contenuto, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti e soprattutto il club di Passione Inter, è il momento di entrare nel club di Passione Inter dove il nostro dossier sugli errori arbitrali continua ad arricchirsi purtroppo di settimana in settimana e stasera dalle 22 appuntamento con la chat vocale con il club dove potete aprire i microfoni, parlare con me, con Simone e Romina e discutere di tutti gli argomenti caldi in casa Inter. E oggi è caldissimo questo Como Inter che è stata una partita divertente, un po' pazza perché l'Inter va in svantaggio per 2-0. Era successo solo un'altra volta che l'Inter in svantaggio riuscisse a rimontarlo all'interno di questa stagione contro il Pisa. Questa volta dal 2-0 si va al 4-2, partita chiusa in ghiaccio. No, cari miei, non avete ancora fatto i conti con il nuovo caso che fa giurisprudenza per l'Inter, perché dopo aver fatto giurisprudenza con il rigore di Capezzolo, abbiamo assistito allo sfioricchiamento, abbiamo assistito al piccolo arbitro che dà il rigore al Napoli e oggi, signori, assistiamo al primo calcio di rigore concesso per un calcio in culo subito. Avete capito bene, Bonni che subisce un calcio nel sedere e forse anche un po' più pericoloso e si vede assegnare un calcio di rigore contro, con Nico Pass che va a terra e fa un po' l'occhietto alla Sergio Busquets nella partita contro il Barcellona. È abbastanza inquietante, ragazzi, anche questo calcio di rigore, soprattutto perché l'arbitro Massa, che era molto vicino all'azione, si prende 4-5 secondi prima di fischiare il calcio di punizione, dove poi il VAR interviene e dice no, guarda, hai visto male, era dentro l'area. E il VAR, la cosa ancora più inquietante, probabilmente si è dimenticato di guardare qualcos'altro, o almeno Graziano Cesari a pressing nella sua moviola dice secondo me al VAR si sono dimenticati di guardare se era fallo su Nico Paz oppure no. La cosa grave è proprio questa, hanno dimenticato, c'è un'incompletezza in questa situazione, hanno guardato solo una cosa e non un'altra, cioè secondo Graziano Cesari per arrivare ad una decisione più rapida possibile, prendere la decisione in maniera molto veloce, probabilmente avevano tutte le immagini a disposizione, quindi le immagini le avevano, ma non le hanno consultate tutte, forse sono andati molto rapidi e si sono concentrati solo sul capire se fosse in area o meno, dimenticandosi poi di dire all'arbitro che non era totalmente calcio di rigore. E ho sentito anche Caressa molto duro sul tema arbitrale, ha detto a un certo punto mi vengono anche dei dubbi, una frase del genere, Caressa, in una partita che complessivamente non aveva dato spunti per troppi errori. A livello di cartellini, io continuo a non essere molto fan di questa gestione così personale, cioè si passa da un Doveri che per fischiare fallo devi sparare a qualcuno ed è eccessivo secondo me Doveri e non mi piace, così come dall'altro lato però Massa, il nostro Simone Frizza ci aveva avvertito, è un arbitro che ammonisce molto e si chiude questa partita con 7 cartellini gialli nei confronti dei giocatori dell'Inter che se non ho controllato male dovrebbe essere il record nelle ultime 6 stagioni. In una partita quindi che per l'ennesima volta rischiava di essere fortemente condizionato dall'arbitro ed è uno scudetto che l'Inter rischiava di rimettere in discussione a causa di episodi arbitrali, come hanno riaperto i discorsi prima della sosta per le nazionali e di nuovo adesso un pareggio a Como avrebbe innescato anche qualche pensiero in più nella testa dei giocatori dell'Inter, qualche preoccupazione in più nella testa dei giocatori dell'Inter per un altro episodio veramente clamoroso che però adesso finirà insabbiato come quello di Inter-Fiorentina che l'Inter poi vinse nella gara d'andata. E non ci siamo, non è un bel clima questo. Così come non c'era un bel clima a Como, dove
Ho sentito addirittura qualcuno chiedere la prova TV per Barella perché ha fatto questo gesto un po', diciamo così, di piccolo sfottò nei confronti dei tifosi del Como, che hanno fischiato pesantemente Bastoni con anche degli insulti molto pesanti, così come sono arrivati insulti anche a Barella e non solo al momento del ritorno negli spogliatoi. I tifosi del Como che avevano già fischiato Bastoni nella gara di Coppa Italia forse si sono dimenticati anche loro, non si sono ricordati che contro l'Udinese anche Morata, il loro giocatore, aveva simulato clamorosamente contro i Zibue e magari lo fischieranno la prossima partita o magari gli manderanno un messaggio, un SMS, qualcosa o un WhatsApp per ricordargli come si fa un WhatsApp con il fischio per Morata? Sarebbe carino. Comunque, al di là di questo, del pubblico di Como, molto meglio sicuramente su Warso. Ci tengo a sottolineare la netta presa di posizione del patron del Como, che ha parlato dell'orgoglio per la prestazione del suo Como, ma l'orgoglio non può superare la mia delusione per il comportamento mostrato da alcuni nella tribuna d'onore nei confronti della delegazione avversaria. Sono volati degli insulti anche per i dirigenti nerazzurri e non soltanto. E quindi su Warso, patron del Como, si è preso la responsabilità, si è preso anche del tempo per pubblicare questo messaggio dove rimette un po' in riga dei comportamenti non appropriati, e devo dire che va fatto veramente un applauso anche a Suarso, che con il suo Como sta portando veramente un'aria fresca in campionato, con un Como che c'è da dire, come diciamo anche ieri sera, sa essere anche sporco nei momenti giusti della partita, ma fa parte del calcio. Però a livello proprio di filosofia, di sport, di calcio e di progetto stanno portando qualcosa di nuovo che in Italia dovremmo accogliere a braccia aperte, anziché stare lì ad aspettare che inciampino per prenderli in giro. Certo che noi interisti possiamo permetterci di prenderli un po' in giro, visto che continuiamo a vincere contro di loro, speriamo di rifarlo anche in Coppa Italia nella semifinale di ritorno. Volevo portarvi come terzo elemento di questa analisi un dato curioso. L'Inter contro la Roma aveva vinto per 5-2 segnando 5 gol con soli 1,52 expected goal. Quindi, secondo il modello degli expected goal, erano attesi 1,52 gol e l'Inter ne ha segnati ben 5, alla terza miglior difesa del campionato dopo quella di Como e Milan. La miglior difesa del campionato resta il Como, che contro l'Inter concede 0,88 expected goal, quindi poco, ma l'Inter segna comunque 4 gol in 5 tiri in porta, è quasi una percentuale di conversione del 100%, un dato veramente clamoroso per un Inter che, come abbiamo sempre detto, ha avuto come principale problema spesso, ed è abbastanza paradossale dirlo, visti i 75 gol segnati, le troppe occasioni da gol sbagliate. Quindi l'Inter contro il Como, miglior difesa, produce quasi al 100% e ha segnato ben 8 dei 26 gol subiti dal Como, quindi è un Inter che ha segnato il 30% delle reti incassate dal Como. Soprattutto è un Inter che però svolta ancora una volta, proprio come contro Roma, con un gol allo scadere del primo tempo. E questo secondo me è un tema veramente fondamentale, perché il gol di Çalhanoğlu contro Roma finirà negli highlights di questa stagione, ma anche quello di Thuram è estremamente pesante, perché io continuo a ribadire: la testa conta veramente più di qualsiasi altra cosa. È un messaggio che porto avanti da anni e continuo a ribadire questa cosa. Aver segnato quel gol lì e riaperto questa partita qui ha cambiato completamente l'interpretazione della gara, soprattutto perché c'è un Fabregas che contro l'Inter è vero che ha perso 4 partite su 5, ha segnato solamente 3 gol, tutti e 3 ieri, e ne ha subiti ben 12, però nel primo tempo aveva ingabbiato Christian Chivu. Secondo me il Como aveva anche un pochino sorpreso, giocandosela molto con coraggio, e ti potevi aspettare dopo le altre partite, soprattutto il 4-0 dell'andata, magari un Como un pochino più attento, un pochino più prudente. Invece con questo atteggiamento aggressivo e con un'aggressione fatta molto bene, in maniera organizzata, ha mandato in tilt l'Inter, perché io solo nei primi 13 minuti ho contato 3 palloni persi nei primi 30 metri di campo, molto pericolosi, quindi diverse imprecisioni dell'Inter, che ha avuto un centrocampo che è stato soffocato da quello del Como. E allora dobbiamo parlare un attimo di Chivu, perché ieri sera nel club di Passione Inter c'è stata una discussione molto accesa su Christian Chivu, e per me ieri l'Inter non ha fatto una grande partita nel primo tempo in modo particolare, e Chivu secondo me ha perso tatticamente l'incontro contro Fabregas. Senza entrare nella discussione dell'assenza o meno di Lautaro Martinez, ci torneremo, secondo me Chivu ha avuto delle difficoltà anche nella gestione poi dei cambi, perché togliere Bastoni per Carlos Augusto è stata una mossa che poi si è rivelata vincente, è vero, ma Chivu poi si è un pochino incartato, perché al 56esimo va a fare un triplo cambio
e tra l'altro hanno detto da DAZN che stava anche valutando di sostituire Dumfries anziché Di Marco, poi alla fine fortunatamente anche con l'intervento di Kolarov viene sostituito Di Marco che non stava facendo bene, e Dumfries è decisivo perché 2 minuti dopo segna il terzo gol e poi segna anche il quarto. Con quei 3 cambi poi gli rimane un solo slot da gestire con Çalhanoğlu che era ammonito, stava facendo anche una serie di interventi rischiosi e comunque non è ancora al top della condizione. E delle scelte molto limitate quindi per il finale di gara. Per un Christian Chivu che oggettivamente, ragazzi, sta un pochino veleggiando anche su quello che è stato costruito in precedenza. Sta cercando di andare verso lo scudetto senza cambiare più di tanto e rispetto anche dal punto di vista tattico non sta portando più tante innovazioni come magari si era fatto all'inizio. Anche ieri poi ho sentito di nuovo fare dei paragoni con Simone Inzaghi, le critiche l'anno scorso. L'anno scorso di questi tempi, alla 32esima giornata, l'Inter era comunque prima in campionato, era a +3 dal Napoli con 71 punti conquistati, quindi 4 punti in meno rispetto ad oggi, ma ancora in corsa su tutti i fronti e soprattutto ancora in Champions League, quindi che ha tolto quei punti decisivi al campionato. Per cui lasciamo stare questi paragoni col passato, con Inzaghi eccetera, concentriamoci su Chivu. Chivu che ha preso dei cazzotti molto forti in questa sua prima stagione all'Inter, ma ha avuto il merito e la forza di rimanere sempre in piedi e questo gli va assolutamente riconosciuto. Ha fatto un lavoro straordinario dal punto di vista mentale, al mondiale per club, le prime sconfitte come quella con la Juventus, l'uscita col Bodo Glimt, soprattutto l'ultima sosta per le nazionali con gli azzurri al centro del ciclone, l'eliminazione, la mancata qualificazione al mondiale degli azzurri e di Zelinski, i vari infortuni pesanti che ci sono stati. C'è stato un lavoro veramente fortissimo. L'immagine di Hakan Çalhanoğlu che dopo Como Inter si toglie la fascia da capitano e la va a dare a Lautaro Martinez, ragazzi, cioè portatevi con la mente a Charlotte negli Stati Uniti quando c'è stato quello scontro a distanza tra Lautaro e Ciala e immaginatevi poi oggi invece questa scena qui. Il lavoro che ha fatto Chivu da questo punto di vista è veramente clamoroso. Poi dal punto di vista dell'allenatore, dell'idea di gioco, secondo me deve ancora convincere del tutto a questo livello, ma io glielo concedo. Io personalmente glielo concedo al primo anno di Inter e con un mercato che è stato condotto anche con un po' senza seguire quelle che erano un po' le idee di Christian Chivu, che poi dall'anno prossimo dovrà crescere anche sull'aspetto più allenante. Vorrei chiudere poi con Denzel Dumfries che in questa partita è stato eletto migliore in campo. Mi ha fatto sorridere, purtroppo non ho l'immagine, ma mi ha fatto molto sorridere la faccia di Dumfries che era serissimo ancora una volta quando gli viene consegnato il premio di migliore in campo e non celebra mai troppo, non si lascia mai andare troppo Denzel Dumfries, che però è stato migliore in campo, ancora una volta ha fatto capire la sua importanza. È un giocatore che quest'anno, visto che si è parlato sempre degli infortuni degli altri, Dumfries ha giocato 16 partite su 32 in questa Serie A, esattamente la metà delle partite. È un giocatore che ha dei limiti dal punto di vista tecnico, ma che con la sua struttura, la sua forza fisica e i suoi inserimenti, soprattutto sul secondo palo, sa fare nettamente la differenza, e soprattutto in partite come questa e in tante partite più paludose come sono state nella fase centrale del campionato avrebbe permesso all'Inter di avere delle varianti importantissime e di chiudere probabilmente i discorsi per lo scudetto ancora prima. La differenza la senti soprattutto se poi come sostituto hai un Luis Enrique che non gode della totale fiducia anche di Christian Chivu, secondo me. Detto che ieri Luis Enrique è entrato bene, con un clima positivo, di entusiasmo, lui è entrato con la giusta grinta a sinistra, tra l'altro, e ha fatto vedere delle cose molto interessanti. Però Denzel Dumfries, ecco, a proposito di infortuni e di assenze, anche l'Inter le ha avute, 3 gol in 16 partite di campionato, l'anno scorso ne aveva segnati 7 in 29 partite, come proiezione siamo su quei ritmi lì, per proseguire poi su come proiezione appunto di gol rispetto alla scorsa stagione. Un recupero importantissimo, così come importantissimo il recupero di Marcus Thuram che sente l'area del mondiale e si sta rilanciando alla grande, e soprattutto Nicolò Barella, vero motore di quest'Inter, anche nella partita di ieri con la fascia da capitano al braccio, non ha fatto sentire la mancanza di Lautaro Martinez che era stato fondamentale contro la Roma. Ecco, adesso tornano un po' a galla quelli che dicevano vedi Lautaro non è imprescindibile. Ieri secondo me anche dal punto di vista tattico si è sentita soprattutto nel primo tempo l'assenza di Lautaro Martinez, ma a noi interessa il risultato. È un Inter che ha ritrovato dei leader fondamentali per raggiungere questo obiettivo che ci avvicina al 21esimo scudetto. Fatemi sapere la vostra, vi aspetto nei commenti qui sotto, così vi leggo in diretta alle 19:30 e vi lascio con un approfondimento che trovate in podcast, trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.